il prossimo ospite cerca passo dopo passo, in ogni suo passo, di entrare in quello stato speciale, particolarissimo e anche, se volete, straordinario, un po' fuori dalla vita che tutti i giorni conosciamo, che è la presenza. Entrare nella presenza per diventare capaci di un nuovo godimento, una nuova pienezza di esperienza. Non lo vedo, spero sia pronto. Entra da lì. Ecco. Signori, nell'arte, nell'espressione, nella bellezza c'è anche la via per la libertà. Roberto Cacciavaglia. Guardali, sono tutti tuoi, per il tuo dono dell'incanto per 21 minuti. Grazie. Grazie. Buongiorno, benvenuti. È acqua questa, no? Perché adesso sono arrivato, mi hanno visto con bicchieri. Di solito prima di cominciare un concerto parto dal silenzio. Allora, siccome si è parlato molto del silenzio, in effetti è un tema per un musicista molto importante. Allora, ho detto, partiamo dal silenzio anche adesso, no? Basta un secondo solo. Ecco, va bene. Perché il silenzio è importante, diciamo, io vi parlerò della mia esperienza, del mio lavoro, faccio musicista. È importante perché il silenzio diventa come uno spazio, come una piattaforma, un mare calmo, da cui poi sorge il suono. Il suono, diciamo, che sorge, se si riesce a entrare in uno stato particolare, ovviamente esce e contatta chi ascolta, come una freccia, crea un ponte. Se io riesco a entrare in uno stato, tra l'altro la presentazione di Patrizio è stata molto bella e lo ringrazio per questo, se riesco a entrare in uno stato, allora il suono che produce, che si esce, contatta chi ascolta allo stesso livello profondo. È un po' come facevano nei tempi antichi quando ascoltavano la musica e si radunavano nei templi, nei circoli pitagorici per esempio. Pitagora, oltre alla tabellina, ha disegnato l'universo sulle forme del suono, sugli armonici. Oggi la musica la utilizziamo un pochettino in modo diverso, come intrattenimento. Siamo più parlando del mare, più la usiamo come salvagente per non ascoltare il silenzio noi stessi, piuttosto che invece dovremmo essere proprio come dei subacquei, andare in profondità e magari poter prendere, ricevere, raccogliere da quest'arte straordinaria quello che ci può dare, soprattutto adesso, e non solo a livello, diciamo così, sociale, di incontro, ma anche a livello interiore, interno. No? Invece siamo, diciamo, bombardati da questa musica che la sentiamo nei negozi, la sentiamo nelle metropolitane, la sentiamo nei treni, nelle radio, quindi prima era un atto volontario l'ascolto della musica e ultimamente invece la subiamo, molto spesso la subiamo. E quindi è molto lontano da quello che dovrebbe essere, diciamo, che è la forza, la sua forza, il suo potere di
quest'arte, senza rifondimento. Adesso per esempio molto l'arte e la musica nella mitologia, torniamo alla mitologia, vediamo il mito di Orfeo che incantava i delfini, faceva danzare gli alberi, o quel suono che nella Bibbia abbatteva il muro di Gerico. Oggi magari delle tracce ancora le troviamo, per esempio negli incantatori di serpenti, quelli veri naturalmente, perché ci sono anche quelli che ci giocano un po'. E allora vediamo il potere del suono oggettivo, questo suono che entra e che cosa ha e riesce a muovere. L'oggettività in che cosa consiste il potere del suono? C'è un tantra tibetano che dice il suono che tutto oltrepassa. Questa oggettività sta nel fatto che la potenza del suono riesce a eludere la mente. La mente naturalmente, non la mente assoluta, la sorgente della mente, la natura della mente, ma la mente ordinaria, la mente che giudica, la mente che ruota, la mente che ci impedisce di ricevere dalle relazioni, dal contatto coi sensi, che sia uditivo, visivo, eccetera, quello che veramente può darci, cioè la realtà. Allora, se un suono è abbastanza potente, è abbastanza forte, questo suono elude la mente e in un attimo parte e va verso l'emozione. L'emozione rispetto alla mente ha una forza che è l'istantaneità. Quindi la mente ha bisogno di tempo, è lenta, deve giudicare, si deve muovere. L'emozione è istantanea, siamo emozionati un attimo, un raggio di sole, qualsiasi cosa, uno sguardo. E quindi la musica si appoggia su questo, come io sto guardando adesso, il 17 è sempre fermo lì. Perché ogni tanto ci sto attento, no? Però siccome la musica è anche un'arte non verbale, avevo pensato di mandare qualche video, perché sennò queste parole, per chi come non mi conosce, non sa che musica faccio, hanno il rischio di essere un po' troppo così teoriche, no? E allora mandiamo magari qualche pezzo di video che ho pensato che potesse essere utile, ma semplicemente per capire un po' il mio ambito. E questo è un video che così rappresenta la registrazione che ho fatto del mio ultimo lavoro, che si chiama Alphabet, magari ve ne parlo dopo, al Conservatorio di Milano, nella sala vuota. Ho voluto la sala vuota perché questa sala, che è una cassa armonica tra le più belle che abbiamo in Italia, ha visto passare la storia della musica, no? E allora nel vuoto poi vi racconterò delle cose, quindi se volete ci diamo un'occhiata. Si può chiudere questo? Sta continuamente andando ancora. Su quel modo. Va bene.
Ecco, grazie. Ce la fa. No, è interessante questo perché parlavamo del suono, che adesso non ci vuole, però grazie. Vedi, il potere del suono, quando non vuole smettere non c'è niente da fare, è superiore alla parola, quindi... Anche perché se vedo il video non vedo il tempo che passa e quindi ho una certa sensibilità sul tempo, però vorrei vedere i secondi. Fantastico, bravo! No, ed è interessante, ci provo ad andare sopra, quindi facciamo come fanno i politici oggi, no? Che parlano più forte per farsi affermare meglio la loro idea. Ecco, diciamo che... è interessante perché la propagazione del suono, abbiamo usato 18 microfoni con, ci tengo a dirlo, si chiama Michael Severich, è forse l'autorità più alta nella registrazione, lavora con i Berliner, ha fatto tutto a bado, fa delle cose straordinarie, ha piazzato 18 microfoni in questa sala che vengono a prendere dalle frequenze più nascoste gli angoli di tutta la sala, per cui è stato un lavoro bello, molto bello, sulla propagazione del suono. Quindi dicevo prima, questo suono che è un po' come, per farvi un esempio, quando lanciamo un sasso in uno stagno, che vediamo queste, o un mare Cano, le onde che si propagano, no? Allora, nelle frequenze sonore, poi a un certo punto queste onde spariscono, ma in realtà vanno avanti all'infinito. La stessa cosa per la musica. Questi suoni vanno avanti. Noi li abbiamo utilizzati, adesso sarebbe lungo spiegare i procedimenti. Comunque, mi interessava la sala vuota, perché anche in questo stato di presenza, che ha definito molto bene Patrizio prima, c'è una sensibilità, un'attenzione su un livello più profondo. E allora io ho cercato di percepire, ma comunque li sentivo, queste energie, queste frequenze che hanno riempito questa sala per anni, per centinaia di anni, ma non soltanto dei musicisti, anche del pubblico. Questa alchimia che si crea, questo incanto del suono, quando questa grande unione tra chi suona e chi ascolta la musica. E quindi il progetto è stato realizzato lì nel conservatorio, si chiama Alphabet, vediamo il tempo come va, perché? Perché l'alfabeto è la sorgente del linguaggio. Parlando di emozioni, io penso che l'alfabeto sta al linguaggio come l'emozione sta al sentimento, come il suono sta alla forma musicale. Dall'incrocio, dal mischiarsi delle lettere si formano le parole, prende forma il linguaggio e si trasmettono le idee, questo in qualsiasi ambito. E anche nella musica le lettere rappresentano lo spazio, le frequenze, la frequenza bassa, quella alta, quindi lo spazio, fino all'inudibile, negli hertz, e invece i numeri rappresentano il tempo, lo scorrere del tempo. Prima battuta, seconda battuta, 4 quarti, minuto 90, minuto 80, eccetera, eccetera. Questi due spazio-tempo sono i codici della musica che creano questo linguaggio. Ecco, diciamo, il lavoro che ho fatto è proprio la ricerca di questo insieme, di questi codici, dove può portare questo alfabeto. Vediamo come siamo col tempo. Non c'è tanto da dire, ma mi sa che è giusto riuscire a non essere sintetici. Allora, a proposito dei linguaggi, magari vi posso raccontare, così per presentarvi un altro piccolo video, che cosa ho fatto e sto facendo per andare a sentire, non ad ascoltare, ma a sentire gli spazi che hanno ospitato dei grandi compositori, dei grandi musicisti. Sono stato a Vienna, nella casa di Beethoven, sono stato a Salisburgo a percepire Mozart, sono stato a Torre del Lago da Puccini, eccetera, eccetera. E devo dire è stato un pellegrinaggio molto nutriente, molto interessante. E in questo viaggio, qualche anno fa, sono andato a Londra, dove Handel
tedesco, ha passato 3 anni della sua vita in questa bellissima casa in Brucken Street, che adesso è un museo, in un quartiere vicino a Bond Street, al più elegante di Londra, e ho guardato le stampe, i clavicembali, così mi sono immerso nel mondo di Handel. Alla fine di questo percorso, in questo museo, arrivo diciamo, per lasciare nella sala dove si vendono brochure, eccetera, e mi trovo davanti a una gigantografia tipo questa, so, 3 metri per 3 di Jimi Hendrix. E dico, ho pensato che la musica, diciamo, Londra, e poi invece guardandomi in giro ho visto fotografie, libri, e sono rimasto abbastanza stupito perché insomma, da Handel sono 300 anni. E allora ho chiesto alla signorina che vendeva libri come mai, no? E lei, diciamo, con questo aplomb tutto british, mi ha detto: ma certo, perché Hendrix ha vissuto 3 anni in questa casa senza sapere che fosse stata la casa di Handel. Cioè, quindi Londra, che qualche casetta c'è a Londra, sono andati 2 musicisti nella stessa casa e mi è sembrato un fatto abbastanza magnetico, strano, e allora che meritasse, mi ha colpito talmente che ho scritto un pezzo che poi ho realizzato lì con la Royal Philharmonic Orchestra e che adesso qui vedete in un video a Milano nell'Auditorium Verdi, che si chiama Handel Hendrix House, cioè la casa di Handel e di Hendrix, HHH. Se lo mettiamo per un minuto così vediamo. Diciamo che lo spazio-tempo, visto che si tratta di questo, dal mio punto di vista è interessante una cosa, che le ultime tecnologie, parlo degli ultimi anni, ci hanno portato a un cambio essenziale. Prima si scriveva musica, la storia delle avanguardie era prospettica, cioè quello che avveniva immediatamente prima era la cosa che ci influenzava di più, impressionismo, poi espressionismo, eccetera. Mentre invece le cose più lontane perdevano un po' questo potere. E questo anche, diciamo, questo scorrimento del tempo era analogicamente dato anche dai vinili che giravano, le videocassette, cioè questo nastro che scorreva, no? Cioè, quindi era molto, molto collegata. Poi con l'avvento degli hard disk, dei computer, da questa dimensione temporale a cui devo stare attentissimo adesso, si è passato a una dimensione spaziale, cioè siamo con memorie ferme, rigide, come più una tavolozza di pittori su cui uno può prendere ed essere, soprattutto il punto è questo, influenzato con la stessa forza da una musica, da un canto gregoriano, da una musica preistorica o dall'ultima, diciamo, tecno-elettronica, Berlino, New York, chi scelga. E questo cambia veramente molto.
Qui tutto diventa presente allo stesso tempo e mi può influenzare e io posso lavorare facendo un lavoro su questi elementi. Spero che queste cose possano essere utili, anche perché molti di voi, quasi tutti, non siete musicisti, però penso che sono delle cose che si possono comunque estendere ad altre discipline, credo. Io porto naturalmente la mia esperienza in questo senso. Adesso abbiamo poco tempo, volevo farvi vedere un altro video semplicemente dirvi una cosa, che la musica per esempio mi ha permesso, mi ha portato in tantissimi luoghi. Siamo stati per esempio nelle Oasi, con i musicisti delle Oasi, questo linguaggio non verbale ci ha permesso di entrare in contatto, anche se loro non parlavano inglese, noi non parlavamo arabo, quindi eppure alla fine è venuta una cosa profonda. Ho avuto questa bellissima occasione di lavorare per la spedizione European Space Agency, che sono ormai una stazione in Antartico, ma sono stati 6 mesi al buio, nel buio più profondo del pianeta. Mi hanno chiesto le musiche per accompagnare questa spedizione. Non sono andato in Antartico, ma è stata veramente un'esperienza, un continuo contatto con loro. San Pietroburgo dal buio alle notti bianche, dove ci sono delle leggende fantastiche. Questo per dirvi che la musica per me è stato anche questo, questa possibilità di conoscere, e anche qui sono stato invitato, sono molto contento di essere qui in questa esperienza che veramente mi pare straordinaria, e penso che in questo momento ci sia bisogno di progetti, di esperienze, di persone che lavorano in questo senso. Siamo ormai alla fine, se volete mandare un pezzettino finirei col video, così lo stoppiamo a tempo giusto. Grazie.